Ben ritornati su Etica Artistica, in questo video parleremo di intelligenza artificiale e vi esporrò la mia opinione a riguardo, soprattutto per quanto riguarda l'arte creata dall'intelligenza artificiale. Ma prima di partire voglio essere chiaro fin da subito su di un punto fondamentale. Sì, l'intelligenza artificiale vi ruberà il lavoro, ma aspettate un attimo, facciamo un attimo un passo indietro e vedremo di analizzare il discorso sull'intelligenza artificiale rispetto a due prospettive diverse, quella del profitto e quella invece prettamente artistica. Dal punto di vista del profitto non c'è alcun dubbio che l'arte prodotta dall'intelligenza artificiale possa essere considerata a tutti gli effetti arte. Questo perché a chi adotta la prospettiva del profitto interessa soltanto vendere. I giudizi di stampo artistico, a volte fin troppo intellettuali e che quindi necessitano di una determinata cultura per essere compresi, non interessano a chi adotta una prospettiva simile. Ci sono delle persone che hanno venduto delle opere prodotte dall'intelligenza artificiale e ci sono delle persone che continueranno a farlo quasi sicuramente. Questo è ciò che interessa al mercato. Dopodiché il mercato, è ovvio, ha bisogno anche di un minimo d'apparato teorico per giustificarsi. E qual miglior modo di giustificarsi se non trincerarsi all'interno di un relativismo radicale? La tesi funziona più o meno così. Non abbiamo un metodo scientifico per dire questa è arte e questa non è arte. Quindi tutto può essere considerato arte, anche quella e soprattutto quella prodotta dall'intelligenza artificiale. Ti piace? Spenderesti soldi per comprarla? Allora è arte, perché il ragionamento di chi pensa soltanto al profitto qual è? Ci sono dei polli che acquistano e quindi spendono soldi per quelle che noi stiamo definendo arte. Quindi noi dobbiamo non solo rassicurare questi polletti, ma farli proprio sentire all'avanguardia, ovviamente perché dobbiamo guadagnarci. Tutto ciò solitamente anche incorniciato da una mielosa retorica di stampo democratico della serie "in questo modo l'arte è finalmente di tutti". Dal punto di vista prettamente artistico, invece, possiamo tranquillamente dire che l'arte dell'intelligenza artificiale non è definibile arte. Ho già parlato in maniera diffusa in altri video della mia visione dell'arte, però è bene riassumerla un attimo per coloro i quali magari si approcciano a questo video come primo del canale. Riassumendo, per me l'artista è colui che, attraverso l'esecuzione, riesce a porre un di più spirituale all'interno dell'opera. Ovviamente quando parlo di un elemento spirituale non intendo niente di troppo metafisico, può essere un ricordo, può essere un'intenzione, può essere un'emozione, può essere un pensiero, ancor meglio. In questo modo però l'opera smette di essere un mero oggetto, ma diventa simbolo e quindi si aggancia a qualcosa che ha un significato più profondo. L'opera d'arte in questo modo diventa un punto di congiunzione tra il particolare e l'universale. E come ormai ben sapete, il mio slogan è un po' prima la persona e poi l'artista, proprio perché è ovvio che se l'artista deve porre un contenuto spirituale all'interno della propria opera, è bene che quel contenuto spirituale ci sia e che quindi la persona lavori sul proprio spirito, perché altrimenti l'opera può essere eseguita nel modo tecnicamente più perfetto possibile, però resterà inevitabilmente vuota. Detto questo, sarà evidente perché non considero propriamente arte quella prodotta dall'intelligenza artificiale. Qualcuno che capiva un po' di arte, ovvero il critico e filosofo Arthur Danto, scriveva in tempi non sospetti, nel 2013, questa cosa qui. Adesso ve la leggo. Non intendo dire che non esistano giochi linguistici che una macchina possa applicare usando quello che potremmo chiamare il linguaggio del corpo. La macchina può dire "ho il mal di testa" e noi rispondiamo "hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male?" E lei ci replica che no, è lo stress, e noi la invitiamo a riposarsi un po'. E lei ci chiede come fa a riposarsi con tutte le responsabilità che ha sulle sue spalle. Questa però è ovviamente una conversazione finta. Le macchine non hanno mal di testa, non mangiano, non sono sotto stress e non possono andare in vacanza. Per capire questo linguaggio bisogna avere un corpo come il nostro, bisogna essere umani, bisogna essere come i personaggi dei quadri di Poussin e appartenere, parafrasando il titolo di una celebre mostra del Museum of Modern Art degli anni 50, alla famiglia dell'uomo. In sostanza possiamo dire all'intelligenza artificiale di creare un'opera malinconica, ma l'intelligenza artificiale non potrà mai provare malinconia.
E allora voi vi starete chiedendo, ma se ne è parlato in maniera negativa, perché ci hai detto che l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? Beh, è presto detto. Quale vi sembra che sia la prospettiva dominante all'interno della società attuale? Agli imprenditori interessa soltanto il guadagno, che passa molte volte anche attraverso un taglio delle spese. Quindi in molti lavori meccanici, in cui l'elemento umano è sì presente ma non è fondamentale, converrà sicuramente nei prossimi anni utilizzare delle intelligenze artificiali e non degli uomini. Ma voglio esagerare ancora di più, sicuramente l'intelligenza artificiale arriverà al punto di riuscire a creare dell'arte a buon mercato che possa far gola alla maggior parte del mercato attuale. C'è però da considerare che quest'arte è destinata a non avere valore nel tempo. Quello che è certo è che la situazione all'interno del mercato specifico dell'arte non credo cambierà molto. Infatti resterà sempre un nucleo, seppur piccolo, di persone dal palato fine che non si lasciano di certo trasportare da retoriche banali. Nonostante questo, però, va considerato che l'intelligenza artificiale è più efficiente di qualsiasi essere umano nel creare merci e che si perfezionerà di certo nel tempo. È vero che le opere prodotte dall'intelligenza artificiale sono poi opere estrapolate nella maggior parte dei casi da artisti, quindi è sempre una riproposizione di nuovi modelli, però al mercato di massa questo non sembra interessare più di tanto. Considerato però che molti artisti contemporanei non fanno altro che creare merci e non opere d'arte, allora lì sì che l'intelligenza artificiale sarà un bel problema, perché sarà in competizione con questi artisti. Quindi, per concludere, è ovvio che l'intelligenza artificiale sia uno strumento molto potente e come ogni strumento dipende dall'utilizzo che se ne fa. La cosa che mi spaventa un poco è il contesto generale in cui vige una logica di profitto e che quindi credo sia impossibile che si farà un utilizzo diverso da quello della logica del profitto di questa tecnologia. E voi cosa ne pensate? L'intelligenza artificiale sconvolgerà il vostro mestiere o il mercato dell'arte? Se sì, in che modo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. In questo modo anche gli altri utenti possono usufruire di interpretazioni diverse. Io vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di mettere like. Se poi volete continuare a ragionare insieme su temi simili, mi raccomando, iscrivetevi anche al canale, che ricordo è totalmente gratuito. Noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video su etica artistica.